Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlare dell'importanza di coltivare i propri sogni e di non permettere ad altri di spegnerli. Ma prima, sigla. Premessa ragazzi, io non sono un imprenditore di successo, né un grande youtuber e nemmeno un personaggio famoso. Sono semplicemente una persona comune che anche attraverso questo canale condivide il proprio percorso di crescita e di piccoli traguardi personali. Quello che vi racconterò non è certo un discorso da TED Talk pieno di successi, ma la riflessione di uno che si è stufato di sentirsi dire dagli altri cosa sia meglio fare. Detto questo, qualche vittoria in passato ovviamente l'ho portata a casa. Sono stato campione regionale e nazionale nelle federazioni ENDAS e AIX nella categoria della urban dance e dell'hip hop e insomma qualche battaglia in generale vinta c'è stata. Ora, l'altro giorno, mentre ero in giro a fare dei sopralluoghi per location, per shooting e ovviamente per fare video, ho incontrato una mia vecchia conoscente. Era di fretta, però ci siamo comunque fermati a fare due chiacchiere e mi ha raccontato che è un po' di tempo che sta cercando lavoro. Salta da un corso di formazione all'altro e quel poco che riesce a guadagnare se ne va immediatamente per le spese. E quindi mi dice che questa oramai è la vita da adulti e che non è che ci sia molto altro da fare se non appunto continuare a cercare lavoro. Ora, durante la conversazione mi rivela che il suo sogno in passato era quello di fare la cantante lirica e quindi il canto lirico, ma che oramai è un sogno che ha abbandonato. Così, giustamente, faccio notare una cosa, che se il suo desiderio era cantare, magari la sua zona felice di lavoro potrebbe comunque essere legata al canto. Forse non diventerà una cantante lirica professionista, però ad esempio potrebbe insegnare, lavorare nel privato o lavorare nel pubblico, studiare ovviamente per insegnare, diventare magari se ha un occhio allenato una talent scout, una manager o anche semplicemente collaborare con i locali per creare su del karaoke. Ovviamente in misura ridotta, ma perché rinunciare completamente a un proprio sogno? Lei mi risponde che è facile che io riesca a parlare così, che sono un sognatore e che sono poco realista. E forse sul poco realista potrei anche darle ragione, perché ovviamente ognuno ha i suoi problemi e non posso certo conoscere gli ostacoli di tutti. Però non vedo nulla di male nell'essere dei sognatori, a patto che si sappia far diventare i sogni un vero e proprio piano e progetto concreto. Quando frequentavo il corso di informatica ci ripetevano spesso dividi e timpera. Quando il problema era troppo grande lo si scomponeva in parti più semplici, fino a renderlo risolvibile da un semplice algoritmo o più algoritmi messi insieme. E lo stesso vale anche per i sogni. Prima si parte da un'idea generale, poi si approfondiscono i vari aspetti del proprio sogno, si studia, si pianifica, magari si inizia a dedicare anche solo un'ora al giorno per realizzare qualcosa di nuovo. E ovviamente se vogliamo trasformare la nostra passione in un lavoro, bisogna capire cosa, o meglio, quale passione può essere monetizzata e che cosa no, diciamo degli aspetti che ci piacciono. E poi ovviamente c'è anche un'altra riflessione importante da fare, cioè che non sempre una passione deve diventare un lavoro. Alcune cose è meglio che restino in un angolo, diciamo, riservato, un angolo di nostra felicità personale, il nostro spazio libero, perché a volte trasformare le proprie passioni in lavoro potrebbe toglierci gioia e quindi è meglio lasciarle come hobby. Alla fine di questa chiacchierata, lei ha detto che bene o male avrebbe pensato anche a questa piccola cosa, tra le tante altre cose che aveva in testa da fare. E invece io mi sono reso conto che ovviamente devo impegnarmi di più su certi aspetti della vita che tendo un pochino a trascurare e che dovrei anche ritagliarmi più tempo per dedicarmi a degli svaghi senza pensieri. Ma per voi invece, che state ascoltando o vedendo questo video, voglio dire questo: non permettete a nessuno di uccidere i vostri sogni. Non devono essere le persone, non può essere la vostra famiglia e nemmeno il tempo che passa a fermarvi. Finché siete vivi, ogni momento è buono per iniziare qualsiasi cosa vi stia a cuore. Basta cominciare, anche con un piccolo passo al giorno. L'importante è che ogni passo vi porterà avanti, che sia lavoro, allenamento, studio o qualsiasi altro progetto. Un passo alla volta costruite il percorso per portarvi avanti e migliorarvi rispetto a quello che avete desiderato. I sogni sono importanti, sono ciò che ci rende esseri umani, sono ciò che ci rende vivo ed è un peccato rinunciarvi perché magari i nostri genitori vogliono qualcosa di diverso per noi o i nostri amici dicono che siamo completamente scemi a seguire una strada e che dovremmo essere più realisti. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto,
vi ha intrattenuto o semplicemente fatto riflettere, potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Se avete dei punti hype e vi va di spenderli per far vedere questo video un po' di più, per me può fare solo piacere. Se avete la vostra idea riguardo ai sogni, se avete dei sogni abbandonati o dei sogni che volete riprendere, provate a scriverlo nei commenti, magari riuscirà a nascere una discussione produttiva. E con me, se vi va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!